La perfusione cardiaca è il processo mediante il quale il sangue irrora il muscolo cardiaco e passa attraverso tutto il circolo coronarico. Il circolo coronarico è caratterizzato da una grande, differenziazione di scale dimensionali. Infatti il sangue ossigenato passa dalle arterie coronariche, che hanno una dimensione di circa 1 millimetro di raggio, fino ai capillari, in cui la dimensione scende fino anche a micrometri. Per questo motivo l'approccio che si vuole utilizzare per modellizzare la perfusione è un approccio di tipo multiscala, che prevede modelli diversi per scale dimensionali differenti. Quindi per i vasi larghi quello che si utilizza è un modello 3D classico di fluidodinamica, in cui quindi facciamo un modello di fluidodinamica all'interno di geometrie che ricostruiamo da TAC o da MRI, quindi da immagini cliniche standard. Questo però non è possibile per i vasi di piccolo calibro, perché non sono ricostruiti, cioè non si possono ricostruire da immagini classiche cliniche, e inoltre la numerosità dei capillari all'interno del miocardio è talmente grande che che richiederebbe un costo computazionale molto elevato. Quindi per i vasi più piccoli quello che si fa è andare a utilizzare una tecnica di omogeneizzazione in cui i vasi vengono riuniti in un certo senso in un unico modello unico omogeneizzato, che è un mezzo poroso. Quindi la fluidodinamica all'interno dei vasi di piccolo calibro viene modellizzata attraverso la fluidodinamica, come una fluidodinamica all'interno di un mezzo poroso. In questo modo il modello che viene generato è un modello che richiede a livello di risoluzione numerica poco tempo, quindi è un modello che risolve in maniera rapida ed efficiente il problema della perfusione cardiaca, e partendo da immagini standard quali per esempio appunto le TAC o l'MRI ci permette anche in ambito clinico di studiare la perfusione cardiaca nei pazienti, quindi in situazioni patologiche. Le problematiche sono molteplici, nel senso per adesso noi riusciamo a simulare la perfusione cardiaca in un caso di un paziente, cioè di un soggetto sano. Però nel caso appunto di paziente, quindi una persona che ha qualche tipo di patologia, dobbiamo ancora capire come creare un modello di perfusione patologica, quindi capire come per esempio l'occlusione di una coronaria può andare a influenzare la perfusione quindi del miocardio, e perché comunque nel senso ci sono vari scenari possibili. Comunque nel senso si può studiare o come la placca cresce nel tempo e quindi vedere come effettivamente il paziente peggiora o potrebbe migliorare, insomma si vedono gli scenari di evoluzione nel tempo. Oppure si può anche creare uno scenario ideale in cui noi occludiamo una coronaria e vediamo effettivamente in quanto tempo questa occlusione porta all'apoptosi, quindi alla morte delle cellule a valle che dovrebbero essere perfuse da quella coronaria. Quindi gli ambiti in particolare sono quelli di tipo patologico, in un certo senso.